3, 2, 1. Salve ed eccoci qui con la Tesla Model S Plaid. Mi trovo attualmente in America, sono a Los Angeles. E quale location migliore se non Hawthorne, dove c'è la sede di SpaceX, ancora per poco, perché stanno spostando tutto in Texas ormai. Per chi non lo sapesse, il buon Elon Musk, capo supremo di Tesla, oltre a fare ste macchine assurde, lancia cose nello spazio con SpaceX e con quel razzo gigante che vedete dietro, che è un booster del Falcon 9. Fatto sta che assieme al mio amico Giovanni Fois ho noleggiato questa piccolina, che attualmente in Europa non c'è ancora, quindi sono molto contento, perché è un qualcosa di incredibile. Ora, le Tesla ormai le conoscete, io ci ho fatto un po' di video, andate a recuperarli se non li avete visti. Lei è in questo momento il top del top che si può avere, in quanto è la versione più performante della Model S, è l'evoluzione della P100D che provai ai tempi ormai 4 o 5 anni fa addirittura, ed è una Model S rivisitata un pochettino dal punto di vista estetico, non troppo, ma soprattutto dal punto di vista della potenza. Lei è una cosa totalmente ridicola, ma questo lo vediamo dopo. Quindi partiamo dal discorso estetico. Non cambia troppo dalla Model S. Il muso è stato rivisitato, guardate com'è cattivo. Tra l'altro mi pare di aver capito che qua non è obbligatorio avere la targa davanti, e senza targa è veramente bellissima. I fari riprendono lo stile della Model 3 e chicca estetica molto interessante, tutti i dettagli non sono più cromati, ma sono neri. Anche le maniglie, vedete, tutto nero. Anche la scritta posteriore è nera, solamente il logo rimane cromato. E abbiamo l'alettone in carbonio che è leggermente più grande rispetto alla precedente Model S, più questo dettaglio della Plaid, anche se questo non sono sicuro che sia quello ufficiale, dovrebbe essere un'aggiunta. È, diciamo, il logo Plaid che rappresenta la velocità e l'iperspazio. Iperspazio perché la cosa più assurda di lei è sicuramente lo 0 a 100 in 1 secondo e 99, che andremo a testare. Ci vediamo nel futuro. Quindi parliamo un po' degli interni. Parola d'ordine sempre minimalismo, e la primissima cosa che salta all'occhio è ovviamente il volante, che non è un classico volante ma è uno yoke. È praticamente un volante senza la parte superiore e senza la parte inferiore. È molto più grande di quello che sembra in video, e come tasti fisici ha solamente le classiche rotelle, che sono anche dei tasti di Tesla, mentre tutto il resto è touch, dalle frecce agli abbaglianti al clacson addirittura, cruise control, tergicristalli e controllo vocale. Sicuramente esteticamente è fichissimo, ti dà proprio l'idea di avere un qualcosa del futuro in mano. Per il resto comunque nessun altro tasto fisico. Abbiamo il mega display centrale di controllo, che è in orizzontale come su Model 3, nella vecchia Model S era verticale. E poi abbiamo un altro schermo qua che dà tutte le indicazioni di guida. Qua abbiamo i pad per la ricarica wireless, tasto delle 4 frecce e tasti delle marce, ma anche questi li vediamo dopo. E qua abbiamo il tunnel con questa finitura in carbonio, e questa soluzione è molto interessante, nel senso che ha 2 step, può essere o completamente aperto oppure aperto a metà, ma non solo, perché anche questi si possono aprire in modo modulare e avere un sacco di spazio. Qua ci sono 2 USB-C, molto satisfying. Sotto il poggiabraccio c'è altro spazio, in questo momento occupato da cose varie. C'è anche il vano qua sotto, ma si può aprire solamente da qui, e in questo caso la proprietaria l'ha bloccato con un codice. Qua abbiamo i classici controlli delle finestrine, e poi anche il pulsante per aprire la portiera è touch. In caso di emergenza però si può usare questa levetta qua, che non va usata nella vita di tutti i giorni, perché vedete, quando lei chiude alza leggermente il finestrino, quando apre si abbassa leggermente il finestrino, per andare proprio preciso ed essere più aerodinamica che è caratteristica fondamentale di questa macchina, in generale delle macchine elettriche, perché ha un impatto importantissimo su quella che è l'autonomia. Pensate che lei in Galleria del Vento ha un coefficiente di drag di solamente 0,208, che non so esattamente quantificare, però è la seconda macchina dopo la Mercedes EQS, che parentesi sarebbe molto figo provare, ma ci stiamo lavorando, che vuol dire pochissimissima resistenza all'aria e quindi maggiore efficienza. Ora questo secondo me porterà ad avere macchine molto più simili tra di loro, che non so se sia un bene o un male. Sicuramente macchine più efficienti, però insomma tenderanno un po' a essere
tutte uguali? Boh. Ad ogni modo mi riavvicino così lei si accende, perfetto. E vi faccio vedere il dietro. Ah, tra l'altro finalmente c'è un po' di spazio in più nelle portiere, anche davanti, molto bene questa cosa. Questa è la situazione, tutto molto spazioso. Qua abbiamo luci e appendino per le giacche, mentre qua abbiamo un bel display che permette anzitutto di controllare il sistema di riscaldamento e raffreddamento, e poi c'è tutto l'apparato intrattenimento, quindi posso vedere per esempio YouTube. Qualità decisamente buona per uno schermino del genere, insomma per i bambini o chissà che altro deve essere molto molto comodo. Mentre qua sotto abbiamo due USB-C. A livello di spazio ce n'è tantissimo. Ovviamente avendo le batterie sotto di noi siamo un po' incassati, e sicuramente le persone alte sono un pochettino con le ginocchia alte, ecco. Per concludere abbiamo il poggiabraccio, c'è un tastino qua dietro che si schiaccia, è elettrico, non chiedetemi perché, il blocco elettrico. Porta bibite, due vani con ricarica wireless anche dietro, e questa è una cosa banale ma che non ha nessuna macchina, e fa capire quanto Tesla pensi veramente agli utenti e ai problemi. Tutti abbiamo un telefono e tutti dobbiamo ricaricarlo. Ci voleva tanto a pensarlo? No. E qua si apre e c'è anche un piccolo vano abbastanza inutile. Bagagliaio che si apre, elettroattuato ovviamente, bello 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 spazioso. Ovviamente si possono andare ad abbattere i sedili, e abbiamo spazio anche qua sotto dove ci sono questi due Cybertruck, lateralmente di qua e anche in questo vano. La ruota di scorta non c'è. Signorina, maniglia. Oh, quindi ok, tac tac. Abbiamo il vano anche qua. Telecamere per la guida autonoma sempre nei soliti punti, quindi qua e là davanti. Vi faccio vedere un paio di chicche dell'interfaccia. Tutto si può fare da questo display. Si possono scegliere tra le varie applicazioni i preferiti e trascinarle nella barra sotto come se fosse un dock. Modalità campeggio, modalità cane, modalità che filtra l'aria, molto interessante anche questa, soprattutto per le prossime pandemie. Ma soprattutto sedili riscaldati tutti, raffreddati solo questi qua davanti. Da questi buchini passa praticamente dell'aria ed è veramente comodissimo. Quello che volevo farvi vedere però è il toy box, dal quale si possono fare delle cose stupidissime, tipo rimpiazzare il suono del clacson con un suono a piacimento tipo questo. Quindi quando suona il clacson non ha senso sta cosa. E poi abbiamo tutti i giochi che sono comunque senza senso per una macchina. Considerate che Model S Plaid ha un processore praticamente equivalente a quello della PlayStation 5, e sull'interfaccia si sente perché è tutto super fluido e super veloce. Ma bando alle ciance, ho parlato fin troppo, quindi guidiamola e vediamo un po' come si comporta. Allacciamo le cinture di sicurezza, schiacciamo il freno e in automatico mette già la marcia in avanti, perché è in questo momento attiva la modalità auto shift. Se avessi avuto davanti a me un ostacolo, invece che mettere la marcia in avanti avrebbe messo la marcia indietro. In alternativa, come vedete, non ci sono più le manopole per le marce, o si fa uno swipe in avanti oppure indietro per la retromarcia, oppure si possono andare a selezionare questi pulsanti touch, anche se sono un pochettino scomodi per quanto mi riguarda, perché bisogna tenere un po' premuto. Comunque, allora, senza ombra di dubbio l'elefante nella stanza è questo yoke, nel senso che tutti siamo abituati ad avere un volante, e soprattutto nei parcheggi ti viene ogni tanto da prendere un qualcosa che non c'è. Vedete, io adesso lo prenderei qua, invece lo devo prendere qua, però su questo ci si fa l'abitudine. La cosa che secondo me è scomodissima e rischia di essere anche pericolosa sono i controlli touch. Uno, perché mentre fai manovra magari rischi di colpire, suonare il clacson o fare chissà che altro. Due, perché se devo mettere una freccia mentre giro devo cercare arrivare al touch, poi ci arrivo, non ci arrivo, quindi non lo so. È comodo perché non avendo il volante in mezzo riesco a vedere lo schermino alla perfezione, questo molto bene, ho tutte le informazioni che mi servono, la velocità. L'altra cosa positiva è che ti costringe a tenere bene il volante 9/3 nella posizione ottimale di guida. Vedete, metto la freccia, devo per forza guardare, toccare, non lo so, non mi ha convinto l'interfaccia di questi pulsanti touch. Anche il clacson, cioè se io sono in una situazione di emergenza devo fare così e premere il clacson. Ok che qua c'è l'airbag e quindi se in una situazione di emergenza premo il clacson e poi mi esplode l'airbag è un problema, però ora che cerco il clacson, clicco qui, l'incidente l'ho già fatto. La cosa che mi ha convinto però è l'accelerazione, che è un qualcosa di pauroso. Considerate che sotto le mie natiche in questo momento ci sono 1020 cavalli, con una coppia che arriva fino a 1400 Nm. Rallentiamo un pochettino così possiamo accelerare e provare la potenza di questa roba. Ecco, basta, adesso fermi nel traffico, quindi possiamo mettere l'autopilot, così
lei tiene la corsia. Autopilot che purtroppo in questa macchina non è quello avanzato in beta che vede i semafori e tutto quanto, quindi è praticamente come in Italia, e che qua funziona alla grande per il semplice fatto che le strade sono gigantesche. Comunque bisogna tenere le mani sul volante ogni tot. Vedete? Curva lei, non c'è trucco e non c'è inganno, io non sto né toccando acceleratore né freno né toccando il volante. Questa cosa ogni volta che la provo è folle, ma sempre qua in America ho provato una cosa ancora più folle. Vi dico solo che ho preso un taxi praticamente, che però è arrivato senza nessuno a bordo, lo vedrete prossimamente. Adesso andiamo super di qua. Prima di testarla un po' su queste strade di montagna, un po' di curve, vediamo un po' come si comporta, vi lascio al test dello 0 a 100 che ho fatto l'altra sera con Joe. Follia, follia. Allora, notte, unico momento in cui Los Angeles è tranquilla per fare queste cose. Abbiamo attivato la modalità drag strip, quindi la macchina si deve preparare psicologicamente e prepara le batterie per fare appunto la super mega accelerazione. Ah, ok, qua è come farlo, quindi tieni premuto il freno, tutto l'acceleratore, cheetah stance, ghepardo, quindi lei si abbassa. Fighissimo. Peak performance ready. Ok, Guarda. lei si carica, tutto a posto. 3, 2, 1. Folle! Follia questa roba qua! Wow! Incredibile! Anche sta roba della grafica è geniale. Non hai capito, io fino adesso non l'avevo ancora provata sopra l'80%. Considerando che siamo in 3 in macchina, abbiamo le valigie dietro, non è al 100%. Quant'è? 75%. Tra l'altro, la misurazione che fanno loro parte dal primo piede in movimento. Quindi hanno questa piccola gabola per avere la misurazione per il marketing, essere sotto i 2 secondi. Follia! Follia! Lo rifacciamo adesso! Basta. Ma tu stai scherzando? Io stavo svenendo. Ma come diceva un saggio, la potenza è nulla senza controllo, quindi vediamo questa potenza anche su strade un pochettino più interessanti come si comporta. Considerate che pesa un sacco perché abbiamo 2160 kg, che però avendo il baricentro basso ha una maneggevolezza senza senso. Cioè guardate, non ha veramente senso questa macchina. Ovviamente non siamo neanche lontanamente ai livelli delle supercar, ma perché questa non è una supercar, è una berlina elettrica super confortevole che va benissimo per la vita di tutti i giorni, e però ha una potenza assurda senza alcun senso, che a parte quando si vuole fare i fenomeni con le gare di accelerazione è praticamente sprecata e non verrà mai utilizzata a pieno perché i freni comunque non frenano abbastanza. Questo è l'esempio di proprio vuoi fare lo sborone. Se prendi questa macchina semplicemente per correre di più, far vedere che fai l'accelerazione, ti stufi secondo me dopo una Però è settimana. perfetta per Giovanni Fois. No, io non ho detto che non la comprerò. Ho detto che è una macchina stupida, infatti la comprerò anche io. Autonomia dichiarata da Tesla, siamo sui 630 km, vuol dire nella realtà dei fatti con una guida normale secondo me sui 500, che sono tantissimi, e su questo per quanto mi riguarda Tesla non ha uguali, perché poi tutti dichiarano chissà quali autonomie e soprattutto la rete dei supercharger non ha uguali. Vi faccio vedere tra l'altro un piccolo easter egg qua, basta che premo e si apre, inserisco e se premo 10 volte, guardate, viene il LED che si illumina di arcobaleno. È una cosa totalmente inutile, è anche brutto da vedere, però sono queste piccole cose che poi ti fanno amare un oggetto e che gli danno in qualche modo un'anima. Siamo in carica, questa è la situazione, stiamo ricaricando a 166 kW, 46% di batteria per la ricarica completa, 45 minuti. È incredibile quanti supercharger ci siano qua in America, soprattutto qui a Los Angeles. Non si ha l'ansia di dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poi se ci spostiamo ce ne sono ancora 13, 14, 15, 16, 17. Ok che Los Angeles è grande praticamente come la Lombardia, e di Tesla ce ne sono tante in giro qua. Più spaventoso dello 0 a 100 però è lo 0 a 200, cioè io schiaccio e la macchina va dove vuole, quando vuole. Se la gioca con macchine tipo la McLaren 720S. Pensate che questa cosa è ridicola. Qua in America sapete che ci sono le piste dove fanno proprio le gare di accelerazione sul famoso quarto di miglio. Ecco, da regolamento, se una macchina fa il quarto di miglio in meno di 10 secondi, come fa questa, dovrebbe essere dotata di paracadute. Follia. Sono finito su questa strada sterrata per fare inversione e guardate, posso andare a selezionare le sospensioni very high, la macchina si alza e così
così siamo tranquilli di non prendere le buche. Che dirvi, io mi sono decisamente innamorato. Ci facciamo l'ultima acceleratona. Tutto molto bello, ma 130.000 euro. Però sono Tesla, sono in questo momento il top del top e possono, per quanto mi riguarda, permetterselo. Se proprio dovessi spendere 130.000 euro per una macchina, prenderei tutt'altro io. Però è oggettivamente fighissima. Quindi da Yaki, della nostra Model S Plaid, era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossimi video e prossime cose. Ciao ciao mare e ciao ciao Tesla. Ciao ciao.